Sono Duccio Meragambi, sono un designer, almeno ufficialmente. Ho studiato design qui a Firenze e poi a Milano. Da lì ho iniziato a indagare un altro modo di fare design. Sono stato in Olanda, sono stato a Parigi e ho iniziato a indagare un design più di ricerca, una via di mezzo tra l'arte, l'artigianato e il design vero e proprio. Faccio mobili di scultura, alle volte più mobili, alle volte più scultura. Lavoro da 8-9 anni, soprattutto con il cemento, faccio sperimentazioni in atelier, lavoro un po' in studio dove disegno e un po' in laboratorio dove sviluppo e produco i miei pezzi. Il mio lavoro è molto centrato sul cemento. Io credo di far parte di un filone di design che si sta sviluppando sempre di più, che è un design non industriale totalmente, molto di ricerca, più aperta anche a livello di linguaggio, di possibilità di concezione del design, di cos'è il design appunto, per quello che alle volte si fa fatica a definirsi, perché credo che nel design contemporaneo si stia continuando su un filone che è molto sperimentale, si distanzia molto alla figura standard del designer che si ha in genere. Quindi credo di essere, nella mia specificità, di far parte di un gruppo di designer che stanno lavorando in un certo modo da tempo ormai, però si sta sviluppando molto negli ultimi anni, questo art design lo chiamano, però poi in realtà credo sempre design sia fa parte di una ricerca sull'oggetto funzionale, dove la funzionalità è un concetto un po' più ampio rispetto a quello che era fino a qualche anno fa, credo. La mia giornata praticamente è una trasformazione di immagini o di impulsi in eventuali progetti, cioè è totalizzante. Disegno molto, quella è una parte che non mostro tanto, però che credo sia preponderante, altra cosa che so fare, che mi piace fare. Ho avuto di lavorare in certe situazioni dove ero meno legato al discorso design. Lavorando in laboratorio sicuramente piano piano ti vengono fuori delle voglie, delle ricerche che sono magari distanti da quello che è il design. Delle volte nel mio lavoro sono più fedele a quello che è concepibile come design e certe volte mi sposto più verso la scultura. L'artigianato fa parte di un metodo più che altro, cioè non mi ritengo artigiano perché non credo di avere le capacità di essere artigiano, perché credo sia un'elevazione più alta come concetto di lavoro a mano. Cioè, c'è una ricerca, è fondamentale, ma sempre funzionale a quello che poi è la sperimentazione. Poi sul cemento sono anche artigiano perché comunque ho un'esperienza ormai quasi decennale. C'è un'evoluzione anche nelle possibilità che ho a livello di lavoro. Credo sia anche molto importante la committenza o quello che piano piano ti viene anche commissionato. Chiaramente inizialmente ero molto più legato a un discorso anche artigianale, nel senso di produzione per qualcuno, poi piano piano continuando a fare i miei lavori sempre di più riesco a fare qualcosa che è quello che veramente è la mia ricerca. Contemporaneamente quando hai modo di lavorare in certi contesti più liberi riesci a fare qualcosa che si avvicina a un discorso installativo come mi è capitato ultimamente e di riuscire a fare qualcosa che si assimila più all'arte, quindi dipende molto anche dalle committenze, mi rendo sempre più conto che è fondamentale. Poi non sempre magari è un discorso economico, ma è un discorso anche di contesto e di possibilità di intervento. Di solito dico faccio mobili e mi viene detto fai il falegname, in realtà no, faccio sempre fatica a definire anche perché faccio fatica a capire durante l'anno quante cose diverse faccio, non tanto a livello di prodotto ma proprio a livello di quante risposte do alle domande che poi durante l'anno mi vengono poste sia da me stesso sia dai clienti, quindi faccio diciamo mobili, si vuole sintetizzare, però poi è un concetto abbastanza elastico, faccio mobili di scultura, alle volte sono più scultura, alle volte sono più mobili, una scultura che ha una parte di funzionalità, diciamo. Alle volte dico che l'orizzontalità è una componente fondamentale nel mio lavoro, nel senso che l'orizzontalità è quello che poi definisce una scultura come funzionale. L'orizzontalità ti permette di appoggiarti, di sederti, di appoggiare oggetti, quindi credo che l'orizzontalità sia una definizione molto specifica su quello che faccio e che definisce la differenza tra una scultura e un oggetto funzionale. È un progetto che secondo me è importante per Firenze. Da parte mia ti fai domande cosa succederà, cosa ci faranno, cosa può succedere. Sembra che stia partendo su delle basi interessanti, soprattutto per creare un luogo di aggregazione e di scambio, che credo che a Firenze un po' manchi. Un luogo dove penso si possa creare un network di persone, come già succede in questo momento. Credo sia un centro importante fuori dal centro, che credo sia fondamentale come estensione poi di quello che è la Firenze dove si crea, no? Mi sembra che possa essere un contenitore culturale e anche di produzione culturale, oltre che di soltanto esposizione.
Quando ero in Francia, sono stato qualche anno a Parigi, ero in un contesto collettivo molto grande, erano 100 gruppi di persone di vario genere, molto incentrato sul teatro, però era molto eterogeneo e ho trovato che fosse una cosa molto interessante come stimolo anche vedere la produzione di altro genere, perché poi vedere il risultato alle volte è un limite, no? E in quel contesto lì su certi aspetti mi sono aperte delle visioni, dei modi di concepire la produzione, la creazione che non avrei avuto altrimenti modo di percepire. In Francia, tra l'altro, è una cosa molto comune, no? Lo spazio collettivo di lavoro, non soltanto il co-working, la scrivania, come si intende poi spesso in Italia, la condivisione sulla produzione manuale e artigianale, secondo me, è fondamentale, perché c'è molto più scambio visivo anche, non so, cioè, mentre in un co-working hai uno scambio di dialogo, di conversazione, probabilmente in un co-working artigianale puoi percepire molto di più quello che è l'hardware, non so, della produzione. Quindi mi ha spinto questo, di capire che possa diventare sia un network e riuscire a fare una base di evoluzione, di creazione, di arte e di contemporaneità su Firenze. Credo che sia un progetto che riporta, diciamo, Firenze su certi tipi di presenze, di contesti che all'estero sono già da anni presenti, dall'inaugurazione che è venuto qua, non sembra stare a Firenze, perché un po' è vero, perché mancava uno spazio come questo. Poi anche sia l'architettura in sé e il riuso di un'architettura di questo genere, secondo me è interessante. Tornare è stato anche un po' cercare di riattivare su Firenze, cercare di partecipare a quello che può essere Firenze, perché credo che ci sia un potenziale qua a livello di qualità della vita e di contesto di ispirazione. Tornare per me è stato anche un po' cercare di portare a Firenze la mia esperienza e cercare di partecipare a quello che a Firenze si può promuovere. Quindi per me questo è un posto che credo e spero che diventi quello che mi immagino.